Bentornati nella serie dedicata a Tales of Evil, terzo episodio che avrà come protagonista Flo Spencer, la piccola aiutante del gruppo. Se vi siete persi gli episodi precedenti, vi ricordo che trovate il link qui sotto in descrizione, mentre se volete farmi sapere che questa serie vi piace, potete farlo lasciando un pollice in su e iscrivendovi al mio canale. Dopo aver preparato la miniatura, stenderemo i colori base, creeremo volumi e ombre con shade e lumeggiature e impreziosiremo il tutto con i dettagli finali. Non perdiamo altro tempo in chiacchiere e cominciamo subito! Partiamo stendendo una prima passata di colore su tutte le parti scoperte di pelle, quindi le gambe, il viso e le braccia. Lo stesso colore lo useremo mischiato con un rosa più acceso per la base di maglia e calzini. Anche se per ora possono sembrare di un colore troppo simile all'incarnato, avremo tempo di metterli in risalto dopo con i giusti dettagli. Per i capelli stendiamo un colore non proprio naturale, ma che andremo poi a schiarire e ravvivare con dei colpi di luce. Procederemo dando una prima mano di colore anche al vestitino e alla sbarra del lecca-lecca gigante. Dato che la base sarà nera, ho deciso di stendere il colore delle scarpe poco coprente, come se fosse una sorta di grigio, per evitare che si uniformassero completamente. Come ultimo colore di base non resta altro che una prima passata coprente di giallo. Essendo il colore meno coprente tra quelli che useremo su questo elemento, è meglio iniziare con questo in modo da non fare fatica a cercare di coprire colori più scuri con il giallo. Diamo quindi una passata di shade, anche questa volta nero, su tutta la miniatura. Lo so, al momento potrebbe sembrare di rovinarla, dato che tutte quelle parti di pelle scoperta sembrano sporcarsi, ma alla fine ci saranno utili per definire meglio le ombre. A questo proposito, iniziamo ripassando le zone della pelle che vogliamo risultino colpite dalla luce, quindi la parte alta delle mani, le aree sporgenti del viso e il retro del collo. Per rendere più interessanti le gambe, possiamo anche cercare di dare più volume a ginocchia e polpacci, delineandone la forma con questo primo colore chiaro.
Con un colore invece più scuro ripassiamo tutte le altre zone in ombra, arrivando a ridosso delle aree illuminate che abbiamo appena identificato. Delineare in modo così brusco luci e ombre è sicuramente poco estetico, ma ci aiuta tantissimo a ottenere un buon risultato alla fine. Nello stesso modo delineiamo anche l'arco delle sopracciglia, l'attaccatura dei capelli e la parte bassa del viso. Una volta definiti i chiari e scuri, semplicemente uniamo in parti uguali i colori usati prima per sfumare gli stacchi. Così facendo ammorbidiamo tutti i contorni e rendiamo il tutto più plastico e armonioso. Se necessario, possiamo anche riprendere il colore usato prima per ravvivare alcune parti, prima di passare effettivamente al tono più chiaro che stiamo per usare. Uniamo quindi una parte di avorio per creare un tono più luminoso ma comunque abbastanza caldo, che ci servirà per dare più volume alle parti alte e sporgenti della fronte, agli zigomi, così come al naso, labbra e mani. Dato che abbiamo illuminato tutta la coscia fino a poco sotto al vestito, per dare l'importanza giusta al ginocchio ne schiariamo solo la parte più bassa. Allo stesso modo identifichiamo la parte più voluminosa e visibile dei polpacci e illuminiamo solo questa, smussandone i contorni come siamo abituati a fare. Per concludere, enfatizziamo quanto fatto poco fa usando il colore avorio praticamente puro, ma sempre con la stessa consistenza semidiluita che ci permette di stendere veli leggeri e uniformi. Se gli stacchi di colore sulla pelle potevano sembrare abbozzati prima della sfumatura, non avete ancora visto quelli sul vestito, dove useremo due colori molto diversi fra loro. Iniziamo quindi creando dei volumi incisivi su tutto il vestito tramite l'azzurro. Potete anche semplicemente schiarire il blu con un bianco, ma scegliere un colore che abbia un tono più verdastro, come questo azzurro, permetterà di ottenere un contrasto più brillante. Oltre alla parte alta delle pieghe del tessuto, cerchiamo di illuminare anche l'area della gonna che risulta più voluminosa grazie alla coscia.
Una volta schiarito tutto quello che vogliamo mettere in risalto, facciamo lo stesso lavoro con il blu di partenza, con il quale ripassiamo praticamente tutte le zone in ombra, ad eccezione delle più nascoste, per le quali possiamo sfruttare il colore creato dallo shade. Credo che questa sia una delle fasi migliori della pittura, dato che permette di vedere davvero il lavoro fatto finora e migliora progressivamente miniatura dopo miniatura. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è così anche per voi. Come abbiamo fatto prima, sfumiamo in tutti i distacchi di colore usando un tono intermedio, ottenuto mischiando in parti uguali il blu e l'azzurro. Continuiamo quindi ripassando le parti alte della maglia e dei calzini con il rosa di partenza. Per le parti in ombra invece possiamo usare semplicemente il rosa puro, per creare sì una variazione di colore, ma poco evidente dato che arricchiremo il tutto fra poco con delle linee orizzontali. Iniziamo a schiarire i capelli evidenziando le singole ciocche, in modo preciso con l'ocra di partenza. Il versatilissimo color avorio ci viene in aiuto anche qui, con cui creeremo un tono intermedio da usare per evidenziare con linee ancora più brevi e sottili alcuni tratti dei capelli. Culminiamo il tutto con l'avorio puro, da usare moderatamente solo per creare qualche riflesso che movimenterà la chioma. Dato che come detto il giallo è il colore meno coprente, è meglio fare una seconda passata abbondante su tutto il lecca lecca prima di passare agli altri colori. Mentre aspettavo che asciugasse, ne ho approfittato per dare una prima mano di nero alla basetta. Una volta pronto, iniziamo quindi a fare il primo giro della spirale tricolore, usando un rosso acceso. Io ho deciso di attenermi alla scheda del personaggio per la scelta dei colori, ma ovviamente nulla vi vieta di creare nuove combinazioni.
un giro di verde prima di rifinire il tutto ripassando nuovamente e per l'ultima volta con il giallo. Passiamo quindi ai dettagli finali, con i quali cercheremo di arricchire la piccola Flo Spencer. Per gli occhi posizioniamo 2 piccoli punti alle estremità, usando il nostro amato color avorio, per poi ripassare la pupilla dandole un leggero color bluastro. Con un pennello più sottile cominciamo a realizzare delle sottili linee su tutta la maglia, così come sui calzini. Se avete già fatto la felpa di Daphne nel primo episodio, questa vi sembrerà una passeggiata, avendo una struttura meno movimentata. Il rosa comunque sarà un nostro buon amico per ripassare i difetti di spessore delle linee che potrebbero venirci. Una volta finito, ci basterà ripassare la basetta, rifinire il tutto con il protettivo che preferiamo e giocare. Spero che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete deciso di fare modifiche allo schema cromatico. Come sempre in descrizione vi lascio il link agli episodi precedenti, alla lista dei colori e dei pennelli che ho usato, così come qualche indicazione riguardo ad alcuni strumenti con i quali mi trovo bene. In caso voleste acquistarli, trovate comodamente il link sempre qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Detto questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!